Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Sono arrivati i componenti mancanti dello scorso video. Oggi andrò a creare un pannello di supporto per contenere tutto il materiale e per poterla spostare e stivare con molta facilità. Mettiamoci all'opera. Pannello tagliato. Ora mi creerò un layout, dopodiché con la stampante 3D mi stamperò tutti i supporti per tenere tutto insieme. Smonto i piedini che mi avete visto montare nello scorso video, che se lo fosse perso ve lo lascio qui in alto, e monto questi nuovi che mi sono appena arrivati. Dispongo sul pannello tutto ciò che ho intenzione di fissare. Una volta trovato il layout, misuro tutto e inizio a disegnare per la stampa 3D. Levate tutte le misure, mi sposto al PC e inizio a disegnare tutti i componenti necessari per l'installazione, salvando singolarmente ogni componente. Una volta disegnati tutti i componenti, mi sposto in cura e creo i layout di ogni stampa. Una volta che tutto è pronto, mi sposto alla stampante e inizio a stampare tutti i componenti necessari per l'installazione. Alla fine di questo processo otterrò reggifilo, angolari, piedini e supporti vari. Ripulisco tutti i pezzi dai supporti di stampa .
Negli inserti appena fissati avvito delle viti a testa esagonale e fisso anche i pomellini. Ed ora è il momento di passare al fissaggio di tutti i componenti stampati. Per prima cosa fisso l'incisore, dopodiché vado a fissare tutto di conseguenza. Posiziono il nido d'ape in base ai movimenti del laser. Trovata la posizione, fisso tutto con gli angolari che ho stampato. Fisso l'alimentatore in una posizione che non dà fastidio, nella parte posteriore del laser. Se non l'aveste capito dai video precedenti, sono fissato con la sistemazione dei cavi, quindi trovandomi a stampare ho stampato anche questi simpatici fermacavo. Dall'altro lato fisso le staffe per mantenere gli utensili rotari e anche l'air assist. Ho stampato anche questo supporto per mantenere i 4 piedini extra che occorreranno per sopraelevare la macchina quando utilizzerò gli attrezzi rotari. Altra sistemazione dei cablaggi. E rieccoci amici, anche per questo sabato è tutto. Tutti i supporti li ho stampati al 100% di riempimento, quindi mi ci sono voluti più di 15 ore di stampa per realizzare tutti i supporti che mi avete visto montare.
Come potete vedere, al nido d'ape mancano circa 10 cm di superficie per poter coprire tutta la superficie del laser. Quindi questa tavola a nido d'ape andrò a sostituire appena troverò un'offerta per un nido d'ape 50-50. Ora mi dedico un attimo alla pulizia della zona dove deve essere stoccato il laser quando non è in uso. Anche per questo sabato è tutto. Ricordatevi di iscrivervi al canale per poter partecipare all'estrazione della truncatrice Ryobi. Ci vediamo sabato prossimo con l'accensione del laser. Ciao!